nuovo tutorial. Il protagonista di oggi è il filato fiocco. È delle 3 sfere del 100% cotone. Per quanto riguarda i gomitoli sono da 50 grammi e il filo è lungo 125 metri. È un cotone molto lucido e sto usando il colore nella versione glicine. Nell'etichetta è indicato il numero di uncinetto che va dal 2,5 al 3,5. Io lavorerò il mio progetto con l'uncinetto del 3,5. Nell'info box vi lascio tutte le indicazioni dove poter acquistare il mio stesso filato. Adesso iniziamo con il tutorial. Prima di iniziare vi spiego come dobbiamo lavorare il nostro progetto. È un top down rettangolare e il punto è multiplo di 4. Dobbiamo suddividere lo sprone in 4 parti, quindi abbiamo 2 maniche, un davanti e un dietro. Per quanto riguarda il davanti e il dietro lavoreremo solo maglie alte. Invece per quanto riguarda le maniche lavoreremo il multiplo di 4 che è un punto di maglie incrociate. Nel mio caso ho avviato con il filato fiocco e l'uncinetto del 3,5 98 catenelle che corrispondono a 56-57 centimetri. Però abbiamo 4 angoli, quindi ho aggiunto a 98 più 4. Quindi vado ad avviare 98 più 4, 102 catenelle. Per la suddivisione ho calcolato prima le maniche, quindi ho deciso quanti motivi volevo sulle maniche e ho deciso che sulle maniche devo mettere 16 catenelle di un lato e 16 catenelle dall'altro, quindi 4 motivi. Una volta che ho calcolato i motivi che voglio sulle maniche, sul dietro e sul davanti non dobbiamo calcolare il multiplo, quindi ho calcolato in questo modo. Ho calcolato 98 perché sono le catenelle che corrispondono alla mia circonferenza, le 4 in più non le calcolo perché quelle mi servono per gli angoli. 98 meno 16 più 16 sono 32, come risultato ho 66. A 66 poi ho fatto la divisione, quindi ho fatto 66 diviso 2. Il risultato è 33 e vado a calcolare 33 catenelle sul dietro e 33 catenelle sul davanti. Sommando tutte 33 più 16 più 33 più 16 ho 98 catenelle. Poi aggiungendo le 4 catenelle in più degli angoli, alla fine ho 102 catenelle. Quindi se voi ammettiamo avete calcolato una circonferenza più larga della mia, quindi avete fatto una larghezza del collo di 70 centimetri o 60 centimetri e ammettiamo avete un totale di catenelle di 120, dovete calcolare sempre i 4 lati, quindi 120 più 4 sono 124. Calcolate poi quanti motivi volete sulle 2 maniche, l'importante è che sono multiplo di 4 e ammettiamo, volete anche qui 16 catenelle per le maniche, dovete calcolare 120 meno 16. Il risultato poi lo dovete dividere per 2 e avrete il dietro e il davanti. Ho avviato le mie 102 catenelle. Vado a chiudere, metto la catenella dal diritto in questo modo e vado a chiudere in cerchio con una maglia bassissima. Inizio a lavorare il primo giro suddividendo lo sprone. Inizio con 2 catenelle, non lavoro 3 catenelle altrimenti
poi la chiusura si nota troppo, quindi con 2 catenelle è più corta l'inizio del lavoro. Queste 2 catenelle corrispondono a una maglia alta che poi quando vado a chiudere il giro, questa risulterà la 33esima maglia alta. Quindi vado a fianco e vado a formare gli angoli lavorando nella catenella a fianco 4 maglie alte. Quindi questa è la prima, una seconda maglia alta, una terza maglia alta e quarta maglia alta. Queste 4 maglie alte non sono l'aumento, gli aumenti li faremo una maglia prima delle maniche. Vado a lavorare un totale di 16 maglie alte, quindi queste 4, poi vado a fianco e lavoro la prima maglia alta, una seconda maglia alta, terza maglia alta e vado avanti fino a 16. Lavorate le 16 catenelle, le 16 maglie alte che corrispondono alla manica. Nella catenella successiva vado a lavorare 4 maglie alte, quindi questa è la prima, una seconda maglia alta, 3 e 4. Per quanto riguarda il davanti, dobbiamo lavorare 33 maglie alte. Quindi vado a fianco e lavoro la prima maglia alta, a fianco una maglia alta e a fianco una maglia alta. Una volta che lavoriamo 33 maglie alte, nella catenella successiva dobbiamo lavorare 4 maglie alte. Lavorate le 33 maglie alte del davanti, nella catenella successiva ripeto le 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4. Vado a ripetere le 16 maglie alte che corrispondono all'altra manica. Quindi lavoro 16 maglie alte, la prima nella catenella a fianco, la seconda a fianco e lavoro 16 maglie alte, poi nella catenella successiva di nuovo 4 maglie alte e poi ripetiamo le 33 maglie alte. Però siccome abbiamo iniziato con una maglia alta, alla fine ci ritroveremo con 32 maglie alte. Proseguite la lavorazione e ci vediamo alla fine del giro. Terminata la suddivisione, quindi vado a chiudere nella 33esima maglia, nella seconda catenella. In questo giro lavoreremo maglie alte sul davanti e sul dietro e dove abbiamo le maniche faremo il motivo del punto incrociato. Quindi mi alzo con 2 catenelle che è la mia prima maglia alta e qui vado a lavorare il primo aumento del davanti. Quindi entro di nuovo nella stessa maglia di base e lavoro una maglia alta. Mi vado a segnare la seconda maglia alta perché poi nel giro successivo sulla seconda maglia alta faremo di nuovo l'aumento. Per quanto riguarda il punto incrociato, queste 4 maglie alte mi servono per formare il punto incrociato. Una. Vado a fianco e lavoro una maglia alta. A fianco una seconda maglia alta e a fianco una terza maglia alta.
devo tornare indietro sulla maglia saltata con una maglia alta passando davanti alle 3 maglie alte. Quindi la maglia saltata sta qui, sulla prima delle 4. Entro con l'uncinetto, tiro bene il filo e lavoro la maglia incrociata. Sul secondo motivo andremo a fare un aumento, perché poi nel giro successivo, facendo l'aumento da un lato e l'aumento dall'altro lato, avremo un motivo in più. Quindi non vado a saltare nessuna maglia di base, vado subito dopo a fianco e lavoro la prima maglia alta, una seconda maglia alta, terza maglia alta e quarta maglia alta. Quindi ho lavorato tutte e 4 le maglie alte. Adesso devo lavorare il punto incrociato, quindi alla fine invece di 4 maglie alte avremo 5 maglie alte. Sempre il filo sull'uncinetto, passo davanti a tutte e 4 le maglie prendendo anche la quarta. In questo modo entro nella quarta, prendo il filo, tiro e lavoro una maglia alta. Anche qui abbiamo fatto l'aumento. Adesso lavoriamo le maglie incrociate normalmente, saltando la prima maglia alta, andando a fianco sulla seconda e lavorare la prima maglia alta, a fianco 2 e a fianco 3. Devo passare attraverso davanti a tutte e 3 le maglie, quindi vado sulla maglia saltata, prendo il filo e lavoro la maglia alta. Salto 1, vado a fianco e lavoro una maglia alta, una seconda e una terza. Di nuovo devo passare davanti a tutte e 3, vado sulla maglia saltata e lavoro una maglia incrociata. Mi ritrovo a lavorare gli ultimi 2 motivi, quindi sul penultimo motivo dobbiamo fare di nuovo l'aumento. Lo facciamo all'inizio e alla fine della manica, però sempre sul secondo motivo, quindi il primo lo lavoriamo normalmente e il secondo facciamo l'aumento. Qui non saltiamo la manica o nessuna maglia e andiamo a lavorare la prima maglia alta, una seconda maglia alta, una terza maglia alta e quarta maglia alta. Vado a lavorare la maglia incrociata passando davanti a tutte e 4 le maglie, quindi poi da 4 abbiamo fatto anche qui l'aumento e abbiamo 5 maglie alte, quindi abbiamo aumentato una maglia di qua e una maglia di qua per un totale di 2. Passo attraverso le maglie, prendo anche la maglia alta e lavoro una maglia incrociata in questo modo. Adesso qui sulle 4 maglie alte che abbiamo fatto per l'angolo dobbiamo lavorare l'ultimo motivo. Saltando 1, vado a fianco e lavoro la prima maglia alta, una seconda maglia alta e una terza maglia alta. Vado a lavorare la maglia alta incrociata. Abbiamo finito il primo motivo. Adesso dobbiamo lavorare la parte del davanti e dobbiamo fare l'aumento sulla maglia alta a fianco dove abbiamo diviso la manica, quindi qui ne lavoriamo 2 e mi vado a segnare sempre la prima maglia alta perché nel giro successivo qui faremo di nuovo l'aumento. Se volete aumentare
di più perché avete una taglia più larga, invece di una maglia alta ne fate 2, quindi alla fine vi ritroverete con 3 maglie alte e sempre sulla prima bisogna fare l'aumento. Per quanto riguarda il davanti, vado a lavorare maglie alte su maglie alte. Come si presentano? Qui non andiamo a fare niente. Proseguite questo e ci vediamo di nuovo quando andiamo a lavorare sulla manica. Sono andata avanti con la lavorazione e qui mi ritrovo dove ho le 4 maglie alte che ci servono per lavorare il motivo, quindi questa è la parte della spalla. E sulla 33esima maglia alta vado a fare l'aumento. In una maglia alta ne vado a lavorare 2, 1 e 2. E mi vado a segnare sempre la seconda maglia alta perché lì faremo nel giro successivo l'aumento. Lavoriamo il motivo della manica, quindi saltiamo una maglia alta, andiamo a fianco e lavoro la prima maglia alta, una seconda maglia alta e terza maglia alta. Vado a lavorare una maglia incrociata passando davanti a tutte e 3 le maglie alte, vado sulla maglia alta saltata che è la quarta e lavoro una maglia alta. Sul secondo motivo andiamo a fare l'aumento, quindi qua non vado a saltare le maglie alte ma lavoro direttamente 4 maglie alte consecutive. 1, 2, 3 e 4. Vado a lavorare una quinta maglia alta prendendo tutte e 4 le maglie e lavorando una maglia alta incrociata. Tiro bene e lavoro una maglia alta. Adesso le lavoro normalmente, quindi saltando una maglia alta e andando sulla seconda per lavorare una maglia alta, 2 e 3. Passo davanti a tutte e 3 e lavoro la quarta maglia alta. Salto 1, vado a fianco e lavoro 1, 2 e 3. Passo davanti a tutte e 3 e lavoro una maglia alta incrociata. Mi ritrovo direttamente sugli ultimi 2 motivi, quindi vado a lavorare una maglia alta normale, 3 e 4. Qui invece abbiamo 1, 2, 3, 4 che ci servono per il motivo senza fare aumenti, quindi l'ultimo motivo che è questo. Sul secondo e sul penultimo facciamo l'aumento. Quindi passo davanti a tutte e 4 e lavoro una maglia alta. Salto 1, vado a fianco e lavoro 1, 2, 3, passo davanti e lavoro una maglia alta incrociata. A fianco lavoro l'aumento, abbiamo diviso davanti, dietro e maniche. Metto sulla prima maglia alta il segno e vado a lavorare maglie alte su maglie alte fino a terminare il giro. Vado a chiudere il giro lavorando una maglia bassissima nella seconda catenella. Abbiamo terminato anche questo giro. Iniziamo un altro giro, sempre con 2 catenelle. A fianco dobbiamo lavorare l'aumento perché questa è la seconda maglia alta che era segnata. Quindi qui lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. Sull'ultima maglia alta vado a segnare, così poi quando andiamo a chiudere qui dobbiamo fare di nuovo l'aumento.
In questo giro lavoreremo maglie alte su ogni maglia alta, quindi anche sul motivo delle maniche andiamo a lavorare le maglie alte, qui per un totale di 4. Sul secondo motivo, dove abbiamo fatto l'aumento, andiamo a lavorare invece 5 maglie alte. Però sulla prima maglia alta andiamo a fare l'aumento, quindi invece di 5 lavoreremo 6 maglie alte con l'aumento. Quindi abbiamo fatto un aumento sotto, un aumento sopra e abbiamo 1 e 2 maglie alte nella stessa maglia di base. Adesso maglia alta su maglia alta. Vado a fianco maglia alta e a fianco maglia alta. Qui invece 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Qui di nuovo lavoriamo 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Invece qui dobbiamo lavorare con l'aumento che abbiamo fatto sotto 5 maglie alte, ma sopra dobbiamo fare un altro aumento e poi alla fine ci ritroviamo con 4 maglie alte in più. Quindi abbiamo un motivo in più da lavorare sulle maniche. E lavoro maglia alta su maglia alta e anche qui sull'ultima maglia alta ne facciamo 2. Quindi 1 e 2. Ricordatevi che sul motivo delle maniche sempre lavoriamo l'aumento sulla prima maglia alta e poi sull'ultima. Adesso maglia alta su maglia alta per un totale di 4. Qui abbiamo la parte del davanti. Togliamo il segno e sulla prima maglia alta andiamo a fare l'aumento. 1, rientro 2. Mi vado a segnare sempre la prima maglia alta perché qui faremo l'aumento. Vado a lavorare maglie alte su maglie alte e vi faccio rivedere come lavorare sulle maniche. Ricordatevi poi che sul davanti e sul dietro andiamo a fare l'aumento prima del motivo delle maniche, quindi qui vado a lavorare 2 maglie alte e andiamo a segnare sempre l'ultima maglia alta perché lì faremo l'aumento. Qui invece lavoriamo 4 maglie alte, ci ritroviamo sulla manica 1, 2, 3 e 4. Sul secondo motivo facciamo l'aumento, quindi una maglia alta, rientro 2, maglia alta su maglia alta, di nuovo andiamo a lavorare le maglie alte così come si presentano fino ad arrivare sul penultimo motivo dove andremo a fare un aumento. Sono arrivata qui sul penultimo motivo e lavoro una maglia alta, a fianco 2, a fianco 3, 4, sull'ultima maglia alta ne lavoro 2, 5 e 6. Anche qui abbiamo aumentato. Maglia alta su maglia alta per un totale di 4. Mi ritrovo sul davanti e vado a fare l'aumento sulla prima maglia alta, quindi 2 maglie alte nella stessa maglia di base. Vado a segnare sempre la prima maglia alta
Vado a lavorare maglia alta su maglia alta. Vi faccio rivedere per l'ultima volta come lavorare il punto incrociato. E poi praticamente la lavorazione è sempre uguale, perché sul davanti e sul dietro lavoriamo le maglie alte così come si presentano. Solo sulle maniche dobbiamo lavorare le maglie incrociate e maglie alte, quindi i giri che dobbiamo ripetere sulle maniche sono due: il giro delle maglie incrociate e il giro delle maglie alte, facendo sempre un aumento sul secondo motivo e sul penultimo e un aumento sulle maglie quando facciamo le maglie alte, sempre sul secondo motivo e sul penultimo, per avere un totale di 4 maglie alte in più sia a destra che a sinistra per raggiungere un motivo in più. Questo è lo sprone dopo aver lavorato 3 giri. Quindi per quanto riguarda le maniche, dobbiamo ripetere sempre il giro delle maglie alte e del punto incrociato, facendo l'aumento sul secondo e sul penultimo motivo, sia da un lato che dall'altro. E anche per quanto riguarda la lavorazione delle maglie alte, in corrispondenza del secondo e penultimo motivo faremo l'aumento. Quindi facendo un aumento giù, 1 e 2, e poi quando facciamo le maglie alte abbiamo 3 e 4 maglie alte in più che formano un motivo in più sia da un lato che dall'altro. Per quanto riguarda il davanti e il dietro, solo maglie alte, quindi questo rimane invariato. Solo però che vi volevo far notare una cosa. Per quanto riguarda la chiusura, se noi continuiamo a lavorare in questo modo, la fascia della chiusura e dell'inizio del lavoro viene in questo modo dritto, quindi è antiestetico. Io vado a lavorare fino ad avere un totale di 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, e poi quando inizio un altro giro mi sposto con maglie bassissime sulla prima maglia alta, quindi sulla maglia segnata. Così poi inizio di nuovo a lavorare la lavorazione e ogni volta che arrivo a 3 maglie alte mi sposto sempre sulla prima e vedrete che la chiusura non si noterà. Quindi ve lo faccio vedere. Qui abbiamo la maglia segnata, quindi con maglie bassissime, prendendo però la solina dietro. Mi sposto, quindi questa è la prima, qui ho la maglia dove abbiamo l'aumento. Qui invece la maglia bassissima la prendo normalmente. Mi alzo con 2 catenelle, 1 e 2. Rientro nello stesso punto e lavoro una seconda maglia alta, quindi ho fatto l'aumento. Mi vado a segnare la seconda maglia alta, che dal giro successivo lì faremo l'aumento. Quando vado a chiudere lavoro 1, 2 e poi vado a chiudere sulle 2 catenelle. A questo punto vado a lavorare il primo motivo, saltando una maglia alta, vado a fianco e lavoro la prima maglia alta, 2 e 3. Vado a lavorare la maglia saltata passando davanti alle 3 maglie alte. Abbiamo un totale di 4. Qui dobbiamo lavorare il secondo motivo, qui faremo l'aumento. Non saltiamo le maglie alte, ma lavoriamo 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4. Vado a lavorare la maglia incrociata prendendo anche la prima maglia alta, quindi vado in questo modo, prendo, tiro bene e lavoro la maglia alta incrociata. Adesso le lavoro normalmente saltando una maglia di base, quindi salto 1, vado a fianco e lavoro 1, 2,
e 3. Lavoro la maglia incrociata sulla maglia saltata, passando davanti alle 3 maglie alte. Salto 1, lavoro 1, 2 e 3. Passo davanti e lavoro una maglia incrociata. Mi ritrovo sugli ultimi 2 motivi, quindi sul penultimo lavoro 4 maglie alte, senza saltare una maglia di base, ma le lavoro tutte e 4, 3 e 4. L'aumento è la maglia saltata, quindi l'aumento è la quinta maglia alta, quindi prendo tutte e 4 le maglie, tiro bene e vado a lavorare una maglia incrociata. Qui invece lavoro il motivo normalmente, saltando una maglia di base, quindi vado a fianco e lavoro 1, 2 e 3. Lavoro la maglia incrociata. Mi ritrovo sul davanti, quindi vado a lavorare le maglie alte così come si presentano. Sulla prima maglia alta vado a fare l'aumento, ne lavoro 2 nella stessa maglia di base e mi vado a segnare la prima maglia alta. Lavoro maglia alta su maglia alta e quando arrivo sulla maglia segnata vado a fare l'aumento e mi vado a segnare sempre l'ultima maglia alta. Proseguite questo e vi faccio rivedere come fare l'aumento sul punto incrociato. Mi ritrovo di nuovo sulle maniche. Quindi vado a lavorare il primo motivo normale, saltando una maglia di base. Quindi salto 1, vado a fianco e lavoro 1, vado a fianco 2, a fianco 3. Vado a lavorare la maglia alta incrociata sulla maglia alta saltata. Sul secondo motivo vado a fare l'aumento e lavoro 4 maglie alte consecutive senza saltare nessuna maglia di base. 2, 3 e 4. Lavoro una maglia incrociata prendendo tutte e 4 le maglie, quindi alla fine da 4 abbiamo 5 maglie alte. Lavoro adesso i motivi come si presentano, saltando sempre una maglia di base. Vado a fianco 1, 2 e 3. Una maglia alta incrociata sulla maglia alta saltata. Proseguo questo e sul penultimo motivo, che è questo ve ne accorgete perché poi alla fine abbiamo l'aumento del giro sottostante, qui lavoriamo 5 maglie alte senza saltare niente. 4 che sono le maglie alte consecutive e la maglia incrociata che è la quinta. Andate avanti che ve lo faccio rivedere. Questo è il penultimo motivo, quindi lavoro 4 maglie alte consecutive, 3 e la quarta la lavoriamo proprio sull'aumento del giro sottostante. La quinta è la maglia alta incrociata. Il motivo a fianco lo lavoriamo saltando una maglia di base, quindi 1, ne ho saltate 2, ne salto 1, 2 e 3. Maglia incrociata sulla maglia saltata. Adesso vado a lavorare le maglie alte così come si presentano e dove abbiamo segnato la maglia facciamo l'aumento e maglie alte così come si presentano. Ci vediamo al termine del giro per farvi vedere come fare le maglie alte sulla maglia alta
sulle maglie incrociate e facendo l'aumento. Terminato il giro e ho iniziato un altro giro, lavorando sempre l'aumento del davanti sull'ultima maglia alta e l'ho segnata. Adesso vado a lavorare sulla manica maglie alte come si presentano, quindi sul primo motivo ne lavoro 4, 2, 3 e 4. Sul secondo motivo andiamo a lavorare 6 maglie alte, quindi sulla prima maglia alta ne lavoro 2, 1 e 2, poi maglia alta su maglia alta. A fianco invece lavoro 4 maglie alte. Quando arrivo sul penultimo motivo lavoro 5 maglie alte consecutive e poi sull'ultima lavoro la sesta maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Sull'ultima maglia alta, che è la quinta, ne lavoro un'altra di un totale di 6 e poi 4 maglie alte su maglie alte. Qui la stessa cosa, facciamo 6 maglie alte sul primo motivo e 6 maglie alte sull'ultimo motivo, facendo l'aumento. Andate avanti fino ad arrivare alle nostre larghezze. Sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Quindi dobbiamo mettere le maniche in corrispondenza della manica del segno e questo è il davanti. Come vi ho fatto vedere prima, facendo la chiusura che ho fatto io, non si nota la chiusura, perché se continuiamo a lavorare le maglie alte sempre sulle 3 catenelle, chiudiamo sulle 3 catenelle con una maglia bassissima, la chiusura si vede e viene in questo modo dritta. Invece così ogni volta che sono arrivata a 3 maglie alte mi sono spostata con maglie bassissime sulla prima maglia alta e ho iniziato un nuovo giro. E così, come vedete, non si nota nulla. Per quanto riguarda le larghezze, sono arrivata a 42 centimetri. Però siccome il cotone è bello elastico, mi sono fermata. Lo scalfo è di 17 centimetri. Per quanto riguarda la manica, sono un totale di 32 centimetri. Non sono arrivata alle mie larghezze, però siccome quando lavoriamo un top down, la parte del dietro tira molto e quindi la parte del davanti arriva sotto il collo e ci tira, perché davanti abbiamo il seno, vado a lavorare 2 giri solo sul dietro, senza fare aumenti. Quindi lavoro maglie alte su maglie alte per 2 giri. Quei 2 giri sono 2 centimetri in più che poi quando vado a chiudere il dietro viene un po' più alto e il davanti viene in questo modo, quindi non ci dà fastidio. E facciamo in questo modo. Lavoriamo un giro dal diritto e un giro dal rovescio, lavorando sempre le maglie alte così come si presentano. Non facciamo l'aumento, quindi vado con maglie bassissime e mi porto sulla maglia segnata. 1, vado qui, la lavoro normalmente, mi alzo con 2 catenelle, così non viene molto alto l'inizio. Giro il lavoro e vado a lavorare maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Quindi qui una maglia alta, a fianco maglia alta, vado a fianco maglia alta e proseguo fino a terminare il giro. Poi vi faccio vedere come ritornare indietro. Lavoro l'ultima maglia alta dove abbiamo l'ultimo aumento, quindi abbiamo terminato questo giro. Giro il lavoro, mi alzo con 2 catenelle e questa volta lavoriamo dal diritto, quindi lavoriamo maglia alta su maglia alta e poi dal giro successivo dobbiamo chiudere il davanti con il dietro.
Questo è il risultato una volta che abbiamo lavorato i 2 centimetri sul dietro, quindi abbiamo tralasciato la manica, non abbiamo lavorato più in tondo, abbiamo tralasciato la manica, il davanti e l'altra manica e abbiamo lavorato 2 giri di andata e ritorno di maglie alte. Cercate di finire con il giro al diritto di maglie alte per poter poi unirci con il dietro con il davanti. E facendo questo, ecco lo scalino che si è formato. Quindi adesso non abbiamo più il fastidio che ci dà quando lavoriamo il top down, che il dietro tira molto e quindi il davanti sale. Adesso abbiamo il dietro più alto e il davanti più basso. Per quanto riguarda le mie circonferenze, devo aggiungere 4 catenelle che rispetto il multiplo del motivo della manica per poter unire il davanti con il dietro e lo vado a fare da un lato e dall'altro. Nel mio caso aggiungo solo 4 catenelle, ma se voi avete bisogno di più circonferenza potete aggiungere 8 maglie alte, quindi 4 più 4. Quindi nel mio caso ho un motivo in più. Se avete bisogno di 8 maglie alte avrete 2 motivi in più, perché poi quando vado a riprendere la manica vado a lavorare sempre il motivo. Per quanto riguarda il davanti lo lascio sempre in questo modo, maglie alte. Però se casomai voi volete lasciare la manica in questo modo, non volete continuare, avete le vostre circonferenze, quindi siete arrivati alle vostre circonferenze, il consiglio che vi posso dare è di aggiungere sempre una o due catenelle per avere più morbidezza sul davanti, perché sul davanti abbiamo il seno e quando andiamo a unire, se aggiungiamo anche 2 catenelle in più, abbiamo più movimento e quindi la maglia scende bene, non dà fastidio quando andiamo a mettere la maglia. Adesso andiamo a unire le maniche e il davanti con il dietro. Questa è la parte del dietro che abbiamo finito, quindi abbiamo lavorato senza fare aumenti. Mi alzo con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta e poi vado ad aggiungere 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado dall'altra parte dove ho il davanti, quindi questa è tutta la manica perché abbiamo il motivo, questa è la parte del davanti perché qua abbiamo sempre aumentato e vado sulla prima maglia alta e lavoro la prima maglia alta senza aumentare. Questa è la larghezza della manica. Vado avanti lavorando maglie alte su maglie alte. Quando arrivo dall'altra parte vi faccio rivedere l'unione del dietro e del davanti. Mi ritrovo a unire il davanti con il dietro dall'altra parte, tralasciando la manica. Quindi ho lavorato l'ultima maglia alta sull'ultima maglia alta del davanti e vado ad unire, ad aggiungere 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Piego in questo modo e lavoro una maglia alta sulla maglia alta sottostante e continuo la lavorazione di solo maglie alte. Ho finito il giro di lavorazione. Quindi ho lavorato maglie alte su maglie alte, una maglia alta sulla penultima maglia alta e l'ultima maglia alta è sostituita da 3 catenelle. Quindi vado a chiudere con una maglia bassissima sulla terza catenella, 1, 2 e 3. E questo è il risultato della chiusura del nostro top down. Adesso vado a lavorare in tondo maglie alte su maglie alte e 4 maglie alte sulle catenelle che abbiamo aggiunto fino a raggiungere la nostra lunghezza.
Quindi mi alzo con 2 catenelle. Questa volta mi alzo con 2 catenelle, così poi ogni volta che chiudiamo non si vede molto il dislivello delle 3 catenelle. Adesso lavoro 4 maglie alte sulle catenelle che abbiamo aggiunto. 1, 2, 3 e 4. Se voi avete aggiunto 8 catenelle, lavorate 8 maglie alte. Una maglia alta sulla maglia alta e proseguo questo fino ad arrivare dall'altra parte. E ogni volta che chiudiamo il giro, chiudiamo con una maglia bassissima e ci alziamo di 2 catenelle. Se casomai vedete che la chiusura si sposta e si vede molto la linea di chiusura, dovete fare come abbiamo fatto sul davanti. Ogni 3 o 4 maglie alte vi spostate con maglie bassissime e iniziate un altro giro. Quando andremo a lavorare la manica riprenderemo le maglie alte perché riprenderemo sempre il motivo e lavoreremo tutto in tondo. Andate avanti e ci vediamo quando arriviamo alle nostre larghezze. Se casomai volete fare degli aumenti quando arrivate alla vita perché volete la maglia di sotto più larga o avete il fianco un po' più largo, inserite degli aumenti nella lavorazione. Quindi fate 8 aumenti nel giro di lavorazione, li mettete in modo sparso e lavorate 2 giri di maglie alte di assestamento. Provate e vedete di quanto si è allargata la maglia. Se volete ancora più aumentare la larghezza, inserite altri 8 aumenti e sempre 2 giri di assestamento e vedete come va. Una volta che ho unito sotto alle maniche, poi sono andata avanti con la lavorazione per un totale di 40 centimetri. Io non ho fatto aumenti, ma ho lavorato maglie alte su maglie alte e quando sono arrivata al fianco ho cambiato uncinetto e dal 3,5 sono passata al 4 e quindi come vedete si vede una piccola larghezza. Se voi volete fare degli aumenti, basta lavorare in una maglia alta 2 maglie alte. Una volta che ho raggiunto la mia lunghezza di 40 centimetri, vado a riprendere la lavorazione del punto incrociato. Quindi vado a contare le maglie alte che mi ritrovo sotto e devono essere multiplo di 4. Nel mio caso ho aggiunto solo una maglia alta in più. E una volta che avete stabilito se finire la maglia con solo punto alto o con il punto incrociato, l'importante è che contate le maglie. Questa maglia può essere anche lavorata come vestito, quindi potete proseguire la lunghezza con maglie alte e poi al termine lavorate la fascia come per riprendere il motivo delle maniche. Quindi una volta che io ho stabilito la mia lunghezza, vado ad aggiungere una maglia in più, quindi in una maglia alta ne lavoro 2, 1 e 2 e mi vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella, nella seconda catenella perché stiamo lavorando 2 catenelle per iniziare il lavoro. Adesso iniziamo a lavorare la riga del punto incrociato e dobbiamo alternare la riga del punto incrociato e una riga di maglie alte. Però questa volta non facciamo l'aumento, quindi lavoriamo sempre 3 maglie alte e la maglia saltando una maglia di base e lavoriamo la maglia incrociata nella maglia saltata. Quindi mi alzo con 2 catenelle. Questa è la prima maglia alta. Vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta, a fianco terza maglia alta. Filo sull'uncinetto, vado indietro di una maglia e lavoro una maglia alta incrociata. Salto 1, vado a fianco e lavoro una maglia alta. Vado a fianco una seconda maglia alta e a fianco una terza maglia alta. Lavoro
la maglia alta incrociata nella maglia alta saltata. Tiro bene e vado avanti fino a terminare il giro. Riprendiamo la stessa lavorazione che abbiamo fatto per quanto riguarda la manica. Quindi salto una maglia, 3 maglie alte consecutive, poi ritorno indietro saltando tutte e 3 le maglie, quindi passo davanti e vado sulla maglia saltata. Ho lavorato tutta la riga del punto incrociato e vado a chiudere con una maglia bassissima sulla seconda catenella. Adesso vado a lavorare il punto di maglie alte e poi di nuovo il punto incrociato e lavoro questo per un totale di 10 cm per arrivare alla lunghezza di 50 cm. Mi alzo con 2 catenelle e lavoro maglia alta su ogni maglia alta sottostante per un totale di 4 maglie alte. Quindi vado a fianco, lavoro 1, vado a fianco 2, vado a fianco 3 e 4. Nel giro successivo ripetiamo il punto incrociato. Se volete la parte che di sotto che copre i fianchi più larga e volete fare degli aumenti, potete inserire sempre 4 aumenti per un motivo. Se volete 2 motivi in più, inserite 8 aumenti. Oppure nel primo giro inserite 4 maglie alte in più per avere un motivo. Lavorate poi il giro del punto incrociato e quando lavorate le maglie alte vedete se volete inserire un altro motivo oppure va bene in questo modo. Quindi vado a lavorare questo per un totale di 10 centimetri. Una volta che abbiamo lavorato la parte di sotto, adesso andiamo a riprendere la manica. Vado a lavorare iniziando dal sottomanica. Mi sono già avviata e alzata con 2 catenelle che è la mia prima maglia alta. Se casomai avete il sottomanica molto largo, potete fare delle diminuzioni. L'importante è che dobbiamo avere il multiplo di 4. Io invece non ho fatto diminuzioni. Quindi inizio qui la prima maglia alta, vado a fianco una seconda maglia alta, queste sono le catenelle che io ho aggiunto. Terza maglia alta, terza maglia alta e quarta maglia alta. Allora, qui abbiamo le maglie alte del punto incrociato e lavoriamo maglia alta su maglia alta. Invece qui ci ritroviamo a lavorare sulla parte del dietro dove abbiamo lavorato 2 giri di maglie alte. Qui a questo punto, volendo, lavorate una maglia alta nella prima maglia alta sottostante, oppure se volete aggiungere un motivo, lavorate 2 maglie alte a questo punto e 2 maglie alte a questo punto. Qui lavoro 2 maglie alte e ho 3 maglie alte e qui lavoro una maglia alta e ho un totale di 4 maglie alte. Ho inserito un motivo in più. Adesso vado a lavorare maglie alte su maglie alte per un totale di 4 e vado avanti in questo modo fino a terminare il giro. Dove abbiamo qui che abbiamo 5 maglie alte, dove abbiamo fatto l'aumento, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5, più la maglia incrociata sono 6. Anche qui lavoriamo 4 maglie alte, quindi lavoriamo sulla prima maglia alta, facciamo una diminuzione dove abbiamo le 2 maglie alte e poi lavoriamo una terza e una quarta maglia alta. Per quanto riguarda la manica, ho dimenticato di dirvi che lo sto lavorando con uncinetto del 3,5, quindi ho ripreso il numero di uncinetto. Una volta che abbiamo preparato la base per il punto incrociato, mi alzo con 2 catenelle e vado a lavorare come abbiamo lavorato sotto e per quanto riguarda anche la manica, senza fare aumenti.
Quindi vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta e a fianco una terza maglia alta. Ritorno indietro e lavoro dove ho saltato la maglia, lavoro una maglia alta. Salto 1, vado a fianco e lavoro la prima maglia alta, una seconda maglia alta e una terza maglia alta. E vado a lavorare la maglia alta sulla maglia saltata. Il giro successivo vado a lavorare maglie alte su maglie alte e il giro successivo ancora vado a lavorare di nuovo il punto incrociato e poi termino con l'ultimo giro delle maglie alte. E io la faccio solo 3 giri. Se voi volete continuare, potete continuare benissimo. Potete anche lavorare una manica a 3/4 facendo poi delle diminuzioni. Quando lavorate le maglie alte, diminuite sempre di 4 maglie alte. Se avete aggiunto dei motivi, invece diminuite i motivi che avete aggiunto. Una volta che avete finito tutto, tagliate i fili e potete anche abbellire la parte del davanti con dei fiorellini. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e ho un gruppo Facebook che si chiama Le creazioni di Carola e le amiche di uncinetto. Vi aspetto con un like e mi raccomando iscrivetevi al canale. Grazie per la visione e ciao!